Seconda puntata con gli speciali della Macchina del Tempo su MT Channel dedicati al Giappone, una lunga cavalcata nella storia di questo paese così importante, per certi versi così difficile da capire, da interpretare, da decifrare. Noi vi ricordo che abbiamo già visto cosa è successo quando c'è stato il primo incontro e contatto fra il mondo occidentale e il Giappone, quando hanno cominciato ad arrivare i missionari portoghesi, i mercanti olandesi e alcuni esploratori inglesi. Era il periodo in cui praticamente l'imperatore cominciò a perdere la sua capacità reale di incidere sulla vita, divenne soltanto sulla vita politica, divenne soltanto un potere simbolico, mentre il vero potere veniva esercitato dallo shogun. Infatti La volontà dello shogun è il titolo del nostro speciale e il titolo del nostro documentario. Noi adesso vediamo come dopo l'inizio del 1600, quando Tokyo, Edo all'epoca, diventa la capitale e comincia a crescere esponenzialmente, i samurai cessano di diventare dei guerrieri per adattarsi a un lungo periodo di ozio e di pace. Per i guerrieri samurai, la vita in tempo di pace a Edo è l'elemento catalizzatore che modifica la stessa natura della loro esistenza. Sottoposti alla proibizione di portare le proprie famiglie, erano costretti a vivere una vita da scapoli. Gli veniva pagato uno stipendio modesto per eseguire i loro compiti ufficiali, quali che fossero. Al mattino si svegliavano e un collega samurai gli pettinava i capelli. Poi andavano a lavorare nella proprietà del signore. Questo avveniva una volta ogni 4 o 5 giorni. Questi samurai lavoravano solo di mattina e poi andavano a casa per il pranzo. Intorno alle 2 del pomeriggio andavano in città. Era una vita che un guerriero, un tempo coraggioso, non avrebbe mai potuto immaginare. Edo stava diventando una città di samurai, il cui lavoro stava rapidamente cambiando da quello di soldato a quello di burocrate. È la vita di samurai che non possono eseguire il proprio lavoro. Ricevono uno stipendio appena sufficiente. Trascorrono la maggior parte del tempo a casa di un amico o conversando, preparando il tè o leggendo libri di antiche storie di guerra, provando a immaginare come sarebbe stata la vita nel 1500. La vita nel Giappone del XVII secolo non includeva i rischi della guerra, ma anche la pace portava con sé dei pericoli. Le leggi e le regole erano molto severe e anche le pene lo erano per chiunque osasse disobbedire. Facendo volare le nostre carte soffia il vento della primavera. Quando attraversiamo le barriere aperte, camminiamo pieni di gratitudine. 5 grandi strade governative conducevano alla sede dello shogun di Edo, tutte con barriere di ispezione che consentivano di applicare le leggi di Iemitsu. Lo shogun aveva migliorato le strade in modo tale che i suoi messaggeri potessero raggiungere rapidamente qualsiasi parte del Giappone. Inoltre queste strade facilitavano il viaggio a Edo per i daimyo e i loro samurai. Tuttavia, per la maggior parte dei giapponesi il viaggio era un processo molto arduo. Una moltitudine di leggi e norme permetteva il controllo delle persone che entravano e uscivano dalla città di Edo. Le sole eccezioni erano rappresentate dagli attori itineranti, che dovevano dimostrare la propria identità dando prova del loro talento, o dai lottatori di sumo, la cui circonferenza forniva prova evidente della loro professione.
Agli agricoltori il permesso di viaggiare da un villaggio all'altro veniva puntualmente negato. Il governo preferiva che restassero a lavorare nei campi. Quelli che non disponevano di documenti appropriati cercavano spesso di superare i posti di ispezione passando dalle strade secondarie. Se venivano presi, le pene erano severe. In Giappone, la punizione tradizionale per un uomo era la crocifissione, per una donna la schiavitù o la servitù obbligata. Con tante leggi e limitazioni, nessuno sapeva esattamente quando un editto dello shogun fosse effettivamente in vigore. Era una sorta di teatro della punizione con cui tentare di spaventare le persone e costringerle a comportarsi bene. Un regnante poteva decidere di catturare all'improvviso una persona per punirla severamente. Nonostante l'incertezza e le difficoltà, i viaggi acquisirono una popolarità crescente. Disponendo di strade più sicure, sempre più giapponesi cominciarono a spostarsi da un villaggio all'altro. La strada più frequentata era la Tokaido, che copriva una distanza di 600 km da Kyoto a Edo. 53 stazioni di posta costellavano la strada. Alcune di queste stazioni di posta lungo le 5 grandi strade giapponesi crebbero fino a diventare esse stesse grandi città. C'erano locande, bordelli, ristoranti ed anche posti in cui si vendevano le medicine. La gente in quel periodo era spinta dalla curiosità. Le persone cominciavano a concepire il Giappone come una nazione. I diari di viaggio erano i libri più letti. Lo shogun Iemitsu offriva una ricompensa per l'arresto di qualsiasi giapponese che fosse trovato a predicare o a praticare la religione cristiana. Qualsiasi informatore che riveli i luoghi in cui si trovano i seguaci dei preti deve essere ricompensato adeguatamente. Se qualcuno rivela il luogo in cui si trova un prete di rango elevato, riceverà 100 pezzi d'argento. Bisogna considerare che in questo periodo della storia giapponese erano in atto delle repressioni e che le autorità Tokugawa, ovvero lo shogun, volevano mantenere la società giapponese come era in origine. Questo portò molte persone a credere che la religione cristiana fosse sovversiva e che minava la struttura sociale, il modello sociale del Giappone. Ai tempi di Iemitsu tutti i missionari stranieri erano stati deportati, ma le persone da loro convertite, i cristiani giapponesi, erano rimasti devoti credenti. Per molti dei cristiani giapponesi la fede era veramente profonda, in particolar modo nelle zone in cui il cristianesimo aveva posto le sue radici da 3 o 4 generazioni. Per lo shogun il cristianesimo è un grande nemico. Un mercante europeo osservò l'aumento delle persecuzioni. Ho visto 55 persone venire martirizzate perché non volevano rinnegare la fede cristiana e tra queste ho visto bruciare tra le braccia delle loro madri anche dei bambini di 5 o 6 anni che gridavano: Gesù, accogli le nostre anime.
Si può dire che il terzo shogun, Iemitsu, aveva una paura patologica dei cristiani. I Tokugawa pensavano che fosse una minaccia al loro potere. Utilizzarono tutti i mezzi per cercare di estirpare ogni radice del cristianesimo. Della religione cristiana si diceva che era malvagia, cattiva e sovversiva, e questo è il motivo per cui adottarono misure tanto estreme per eliminare questa religione. Nonostante le persecuzioni, il cristianesimo era arrivato al cuore di molti giapponesi ribelli. Essi acquisirono un atteggiamento di sfida. Volevano perfino essere martirizzati per difendere le proprie convinzioni. Io sono un giapponese e frate gesuita. Non ho commesso alcun crimine. Muoio soltanto per aver predicato la religione di nostro Signore Gesù Cristo. Io gioisco morendo per questa causa. Questa è per me una benedizione. Io vi assicuro e affermo che non c'è altra via di salvezza ad eccezione del percorso della fede cristiana. Iemitsu era sempre più infastidito dalla comunità cristiana, in particolar modo nel sud, dove i credenti erano numerosi. La cosa peggiore era che molti di questi cristiani erano ex samurai, che ora erano costretti a lavorare come operai o agricoltori. Ma nel profondo del loro cuore restavano samurai, ed erano molto abili nell'uso delle armi. Per Iemitsu era una cosa inaccettabile. Il pugno di ferro dello shogun si estese a ogni singola attività della vita contadina. Gli agricoltori devono lavorare nei campi dall'alba al tramonto. Le mogli e le figlie preparano i pasti 3 volte al giorno. Indossano delle fasce rosse e si recano nei campi a portare il cibo. Quando gli uomini tornano a casa dopo il tramonto, le cognate e le cugine devono mettere i piedi stanchi dell'uomo sulla pancia di sua moglie e massaggiarli. Nella penisola di Shimabara, nell'estremo sud, la siccità e la carestia esaurirono ancora di più il già magro raccolto. Coloro che non potevano pagare le tasse furono puniti severamente. Alla metà di dicembre del 1637, un singolo avvenimento accese la miccia di una rabbia a lungo repressa. La giovane figlia di un agricoltore che aveva un debito con le tasse fu torturata. Furioso per il dolore, il padre, insieme ai suoi amici, uccise il governatore locale. L'intero villaggio si rivoltò, inclusi i samurai, i contadini e i cristiani.
Presto l'intera zona fu nelle mani dei ribelli, che erano quasi 40.000. Così, ciò che iniziò come una rivolta sociale dei contadini contro la durissima e tremenda tassazione che li lasciava morire di fame, si trasformò in seguito in una ribellione cristiana. Un mercante europeo raccontò così la ribellione. Alcuni giorni dopo lo scoppio della rivolta, i cristiani si sono uniti ai contadini. Gridano in tutto il paese che è giunto il momento di vendicare il sangue innocente di tanti cristiani e preti e di essere pronti a morire per la loro fede. I ribelli entrarono in massa in un castello abbandonato circondato dal mare su 3 lati. Sentendosi protetti, portarono con sé anche mogli e figli e si barricarono dentro. Era una cosa davvero sconvolgente. I contadini erano la classe più bassa della povera gente, non avevano diritto di ribellarsi, ma loro avevano osato farlo e non soltanto si erano ribellati, ma si comportavano molto bene dal punto di vista militare. Non c'è da stupirsi che lo shogun fosse preoccupato, perché questo poteva rappresentare un esempio per altre regioni del paese che diventavano sempre più insoddisfatte a causa delle pesantissime tasse che i contadini erano costretti a pagare. Lo shogun non tollerava i dissidenti, in particolare quelli che si rivolgevano a Gesù per ottenere aiuto. Inviò le sue truppe a Shimabara per soffocare la ribellione. Ma per 4 lunghi mesi sanguinosi, anche col cibo che andava esaurendosi, i ribelli riuscirono a respingere gli attacchi del governo. Lo shogun era talmente furibondo nel vedere che la rivolta continuava che chiese agli olandesi di mandare una nave armata di cannoni per sparare contro il castello assediato. Gli olandesi erano riluttanti a partecipare a questa campagna, tuttavia volevano disperatamente mantenere l'appiglio conquistato nel commercio con il Giappone. Se non avessero obbedito agli ordini dello shogun, lui avrebbe potuto ordinare loro di fare i bagagli e tornare a casa. Lo shogun ordinò di mettere il castello a ferro e fuoco. I ribelli continuarono a combattere, ma alla fine il loro destino fu segnato. Alla fine il castello cedette per fame. Seguì un terribile massacro. Quella fu l'ultima battaglia della storia giapponese. La ribellione di Shimabara fu il pretesto che serviva allo shogun per sradicare definitivamente il cristianesimo dal Giappone. Lo shogun decise di adottare misure draconiane. È necessario eliminare ogni influenza cristiana dal Giappone, ma come riuscire a farlo? Sarà necessario isolare il Giappone. Questi stranieri hanno creato troppo scompiglio, ritengo che stesse pensando lo shogun. Sono solo una inutile complicazione per la nostra vita. Bisogna cercare di conservare la società giapponese come è adesso. Non voglio che ci siano cambiamenti. Il terzo shogun promulgò delle leggi che limitavano i viaggi al di là dei confini. Nessun giapponese poteva lasciare il Giappone. Chi lo avesse fatto rischiava la pena di morte. Quelli che si trovavano già all'estero non potevano fare ritorno. Per assicurarsi che gli editti fossero rispettati, distrusse tutte le navi in grado di prendere il largo. Quindi proibì l'accesso a qualsiasi nave di origine europea. Soltanto gli olandesi ebbero il permesso di restare e di esercitare il commercio, ma con severe limitazioni. Vennero pianificate limitazioni marittime per impedire qualsiasi contatto non autorizzato con il mondo esterno. Vennero istituite per controllare il commercio ed impedire ai missionari cristiani di raggiungere il Giappone e di fare proseliti. Tali limitazioni costituirono la base della politica estera dei Tokugawa. Fu l'inizio dell'isolamento del Giappone.
2 anni dopo, sfidando la proibizione dello shogun, una delegazione commerciale portoghese arrivò in Giappone. Iemitsu ordinò di agire senza pietà e chiese l'esecuzione delle 57 persone che si trovavano a bordo, ambasciatori ed equipaggio compresi. Poi ordinò di bruciare la nave. I pochi sopravvissuti furono rimandati indietro con questo messaggio d'avvertimento. Una pena simile sarà inflitta a chiunque arrivi su queste coste dal Portogallo, siano essi ambasciatori o marinai, sia che arrivino per errore che portati da una tempesta. E aggiungo che se anche arrivasse il re del Portogallo o perfino il dio dei cristiani, sarebbero entrambi sottoposti alla stessa pena. Le porte del Giappone si chiusero con fragore e non vennero riaperte all'Occidente per 200 anni. La volontà dello shogun aveva prevalso, ma molti si chiesero come avrebbe potuto sopravvivere quest'impero isolato in un mondo in rapido cambiamento. Anche oggi, come promesso, ci aiuta in questo viaggio nella storia del Giappone il professor Giancarlo Calza. Bentornato, ben rivisto. Professore, è uno dei massimi esperti di arte e storia giapponese e, ve lo ricordo ancora una volta, curatore di questa bellissima mostra Ukiyo-e Mondo Fluttuante al Palazzo Reale di Milano fino al 30 maggio. Una mostra interessantissima che, come ci ha spiegato nel nostro incontro precedente, cambia i pezzi che espone per ragioni proprio di tutela degli stessi reperti. Professore, abbiamo visto che il Giappone si è chiuso per 200 anni al mondo occidentale, lei ci ha spiegato perché questo è avvenuto. Nel corso di questi 2 secoli che cosa succedeva nel cuore della capitale, di Edo, e soprattutto cosa succedeva nel cuore degli spettacoli e anche della città dei piaceri? Perché era così importante, non soltanto per passare il tempo? Entrambi questi 2 spazi che lei ha nominato, il quartiere dei teatri e il quartiere dei piaceri, sono un punto nodale per lo sviluppo di questa cultura del mondo fluttuante, appunto, che è la cultura del popolo, dei ceti cittadini, e che in un certo senso si contrappone un po' a quella dei samurai, ma però poi si vede che in realtà si integrano, si influenzano. Ieri ci ha spiegato che non è una vera e propria contrapposizione, c'era comunque una dipendenza reciproca. Sì, perché appunto era impossibile per questi borghesi rovesciare i samurai. E appunto avevo fatto quell'accenno stimolato dalla sua domanda al film L'ultimo samurai, in cui effettivamente lì viene resa l'impressione che si ha guardando le armature, guardando le armi dei samurai e studiando le loro discipline, della loro invincibilità e impossibilità quindi di rovesciarli. Ma si sviluppa una cultura che si basa appunto su piaceri più semplici che non quelli codificati dall'aristocrazia di spada, del teatro no, della letteratura classica, della pittura classica. Intorno al teatro si agita il kabuki, il nuovo teatro popolare, si agitano nuove passioni, sentimenti che mettono in contrasto la vita di tutti i giorni con i doveri della tradizione neoconfuciana. Quindi qualcosa di più mobile rispetto all'immobilità della tradizione. Sì, più mobile, anche se la tradizione non viene abbandonata ma viene reinterpretata con questi sentimenti nuovi. Quindi noi ci troviamo dei classici rivissuti in chiave popolare. Quindi in qualche maniera adattati. Quindi la tradizione continua a vivere sotto nuove spoglie. E perciò questi ambienti, e soprattutto l'ambiente dei quartieri di piacere, la città cosiddetta senza notte, Yoshiwara, che era una vera e propria città accintata all'interno della città. Senza notte perché non chiudeva mai? Senza notte perché soprattutto non conosceva la notte, in teoria, il riposo, era una continua festa. In realtà il riposo c'era ed era la mattina, ma perché le luci splendevano sempre
In quel senso era chiamata senza notte, perché di notte si festeggiava continuamente. Ma era incentrata sul sesso il concetto del piacere oppure no? Era incentrata sul sesso, ovviamente, però c'erano tanti livelli. Al livello più alto delle grandi cortigiane il sesso aveva una parte importante, ma senz'altro non la più importante. E semmai era il tipo di rapporto che si instaurava tra la cortigiana e magari un cliente privilegiato e gli altri clienti e comunque questi vari clienti. E in questi ambienti si radunavano attori, editori, ricchi mercanti, ci volevano tantissimi denari, e anche qualche samurai. Agli alti livelli più i daimyo che non i samurai. Naturalmente tutto un po' di nascosto, perché non rientrava nell'etica samuraica quella di frequentare e di mischiarsi poi a borghesi. Mamma mia, mischiarsi ai borghesi e frequentare le cortigiane non era certo il meglio dello spirito del combattente, perché il samurai doveva essere un combattente pronto a morire in ogni momento. Certo che non si combatteva più nel e quindi un po' di piacere Giappone. ci voleva. Professore, per quando lei dice cortigiana intende quello che si dice geisha o è una cosa diversa? È una cosa leggermente diversa. Dopo, nel nostro secolo, diciamo, quindi in epoca moderna, le geisha sono diventate quello che erano le cortigiane. Ma diciamo nel 6-7, prima metà dell'Ottocento, le geisha esistevano ed erano le accompagnatrici musicali, erano in sostanza delle persone che... Di compagnia. Sì, e che sostenevano le cortigiane. Okay. Facevano musica, le cortigiane ballavano, per esempio, danzavano, e le geisha dovevano fare solo quello. Quindi si sono sovrapposti solo più tardi. Solo molto più tardi. Arriviamo al momento in cui si sono sovrapposti questi due ruoli, che però è importante per un'altra ragione. Dopo più di 2 secoli di totale isolamento dal mondo occidentale, i mondi tornano in contatto, questa volta non attraverso gli olandesi, i portoghesi o gli inglesi, ma attraverso gli americani. Gli americani arrivano a metà dell'Ottocento, come adesso vediamo insieme, attirati dalle riserve di olio di balena. Quindi in qualche modo fu un contatto che poi però avrà enormi valenze, come vedremo, politiche e militari, ma dettato da una sete o da una fame di tipo mercantile. L'olio di balena ebbe un ruolo fondamentale, come adesso vediamo insieme, poi il professore ci spiegherà meglio quello che stiamo per vedere. Il 2 luglio 1853, di mattina presto, un pescatore giapponese riportò uno strano fatto. Mi dissero che c'erano delle navi che bruciavano. Corsi sulla montagna per avere una buona visibilità. Le navi si avvicinavano sempre di più, finché la loro forma ci rivelò che non si trattava di navi giapponesi, ma di navi straniere, e che quello che noi avevamo preso per un incendio in mare era il fumo nero che usciva dai loro fumaioli. Le navi a vapore, come la maggior parte delle innovazioni occidentali, erano sconosciute in Giappone. Adesso nel porto ce n'erano 4. La flotta americana, armata di cannoni e con quasi 1000 uomini, era pronta a forzare la sua marcia verso le coste giapponesi. Il Giappone era un paese velato dal mistero, una società di guerrieri, governata dal potente shogunato dei Tokugawa. Erano riusciti a tenere lontano l'Occidente per oltre 200 anni. Ma adesso le potenze occidentali chiedevano di entrare. Poteva la nazione dei samurai rifiutare la potenza industriale di un Occidente estremamente determinato? Queste sono le memorie dell'impero segreto del Giappone. Tutte le persone che entrano in contatto con noi sono legate da un giuramento e firmano con il proprio sangue l'impegno di non rivelarci informazioni sulla situazione nel loro paese, sulla loro religione e sui segreti del governo. Queste parole vengono riportate dal medico tedesco Engelbert Kempfer, uno dei pochi europei autorizzati a restare in Giappone. Era il 1690
I giapponesi consideravano tutti gli occidentali dei barbari che minacciavano l'ordine della loro società. Erano determinati a tenere chiuse le porte all'Occidente per tutto il tempo possibile. C'era una sola eccezione, i commercianti olandesi, che avevano accettato di vivere al confino su una piccola isola nel porto di Nagasaki. Per oltre 200 anni, questo luogo isolato di commercio fu l'unica finestra dell'Europa su questa terra impenetrabile. La Compagnia Olandese delle Indie Orientali mandò il dottor Kempfer a fornire assistenza medica alla comunità olandese. Gli venne anche chiesto di raccogliere informazioni sulla vita quotidiana dei giapponesi. Non sarebbe stato un compito facile. Siamo sorvegliati severamente e scrupolosamente dall'interno e dall'esterno, da varie guardie, che ci trattano non come uomini onesti, ma come criminali, traditori, spie, in una parola sola, come ostaggi dello shogun. Gli olandesi a Dejima vivevano come prigionieri, ma Kempfer era affascinato dalla possibilità di scrivere qualcosa a cui nessun altro poteva avere accesso. Dejima era piccola. Kempfer contò 236 passi in lunghezza e 82 in larghezza. Non più di 19 uomini erano autorizzati a stare sull'isola nello stesso momento e l'accesso alle donne occidentali era proibito. Lontano da casa, gli uomini facevano ciò che potevano per conferire allo strano stile degli edifici giapponesi un tocco di Olanda. Mettevano sedie e tavoli alti sui tappeti d'erba intrecciata, sostituivano i futon con letti con le gambe, insistevano per mangiare cibo olandese anziché giapponese. Ad eccezione delle prostitute, nessun giapponese poteva entrare in contatto con gli olandesi senza essere osservato. Eppure, per raccogliere informazioni per i suoi rapporti, Kempfer riuscì a creare un piccolo gruppo di informatori involontari giapponesi. Offrivo loro i miei servigi professionali volentieri. Intanto, mentre gli servivo dei liquori europei, ponevo loro domande sulle questioni locali, parlavamo della natura, di argomenti laici e spirituali, in completa libertà. Il viaggio lungo la strada per Edo fornì a Kempfer la possibilità di dare un rapido sguardo al mondo dei giapponesi. Durò un mese e ne registrò ogni dettaglio. Riceviamo molti degli onori che generalmente sono riservati ai signori delle province. Le strade vengono spazzate e innaffiate per eliminare la polvere. Dalle case ai limiti delle strade, le persone osservano in profondo silenzio il nostro passaggio. Un incredibile numero di persone utilizza ogni giorno le strade provinciali giapponesi. In certi periodi dell'anno le strade sono affollate come quelle di una popolosa città europea. Il motivo di questo affollamento è in parte dovuto al fatto che i giapponesi viaggiano più spesso di altri popoli. I commercianti, una volta considerati parassiti della società, iniziarono in quel periodo a migliorare la propria posizione nella società giapponese. I venditori ambulanti di successo riuscirono a costruire veri e propri negozi ai bordi delle strade, se non addirittura a trasferirsi nelle città. Kempfer fu testimone di un cambiamento della vita giapponese che presto avrebbe scosso fino alle radici questa società perfettamente ordinata. I samurai non erano autorizzati a occuparsi di commercio, quindi lo standard di vita dei commercianti era in crescita, mentre quello dei samurai era in calo, nonostante rappresentassero la classe sociale più elevata. I samurai erano l'élite della classe governativa e rappresentavano meno del 10% della popolazione. Nel Giappone dei Tokugawa lo status di samurai si acquisiva alla nascita e soltanto un samurai aveva il diritto di portare 2 spade.
Gli obblighi e la fedeltà nei confronti del proprio padrone daimyo costituivano la base del codice dei guerrieri. Ma in un'epoca di pace, i samurai, che una volta godevano di privilegi, dovettero affrontare un futuro incerto. Non c'erano guerre da combattere e molti daimyo avevano difficoltà a mantenere un intero esercito di persone. Mentre i samurai di rango più elevato potevano trovare impiego come funzionari pubblici, altri samurai non erano autorizzati a impegnarsi in occupazioni considerate al di sotto della loro classe. Un numero crescente di samurai disoccupati, chiamati ronin, cominciarono a vagabondare per le campagne in cerca di un nuovo padrone. La ricerca di opportunità diverse ne condusse molti verso le città. Nessun'altra città cresceva più rapidamente di Edo, che in seguito sarebbe diventata l'odierna Tokyo. Edo era la capitale dello shogunato dei Tokugawa ed era il luogo verso cui il dottor Kempfer era diretto. Lì si sarebbe infine trovato faccia a faccia con lo shogun, l'uomo più potente del Giappone. Quando il dottor Kempfer arrivò a Edo, fu isolato in stanze controllate dalle guardie per 2 settimane. Alla fine venne convocato nel castello del quinto shogun, Tokugawa Tsunayoshi. La residenza dello shogun è molto grande. Ha numerosi corridoi e ampie sale che possono essere chiuse per mezzo di pannelli scorrevoli. Secondo le tradizioni architettoniche giapponesi più raffinate, i soffitti, le travi e i pilastri sono decorati e coperti di lacca, o intarsiati e dorati artisticamente con motivi di uccelli e fogliame. Il quinto shogun Tokugawa Tsunayoshi fu il primo shogun a non essere educato come samurai. Fu educato per diventare un erudito, poiché non era mai stato previsto che lui diventasse samurai. Quindi aveva una visione del mondo differente. La madre dello shogun era figlia di un mercante. Ruppe le barriere sociali quando catturò lo sguardo dello shogun regnante. Il loro figlio, Tsunayoshi, portò dentro di sé valori derivanti dalla classe dei samurai e da quella dei commercianti. Avrebbe impresso una nuova direzione alla società giapponese. Presso la sua corte, le doti nell'istruzione erano più apprezzate di quelle marziali e i signori daimyo che desideravano ottenere il favore dello shogun divennero protettori delle arti e delle lettere. Tsunayoshi cambiò la società dei samurai, condannava la violenza, che ovviamente faceva parte dell'etica dei samurai. Influenzato dagli studi del buddismo e dei classici del confucianesimo svolti durante la fanciullezza, lo shogun promulgò leggi basate sulla compassione, finalizzate a proteggere tutte le creature della natura. Le leggi compassionevoli di Tsunayoshi proteggevano quelli che si trovavano in fondo alla scala sociale. Aveva leggi contro l'infanticidio, cosa da considerare molto all'avanguardia. Quando i genitori non riuscivano più a nutrirli, i bambini venivano abbandonati, venivano semplicemente lasciati morire. Ma Tsunayoshi ordinò che dei funzionari avrebbero dovuto prendersi cura di loro, nutrirli e trovargli delle case. Tsunayoshi, però, era famoso anche perché sperperava il tesoro della nazione per soddisfare i propri piaceri e portò avanti le sue riforme con misure estremistiche, dure e impopolari. Nato nell'anno del cane, emise delle severe leggi che proteggevano i cani. I samurai tenevano nelle proprie residenze moltissimi cani. Quelli che non erano più i benvenuti in casa venivano lasciati liberi e vagabondavano per la città, attaccando spesso i bambini.
Nessuno voleva prendersi la responsabilità di un cane, ma chiaramente lo shogun non voleva ordinare che i cani fossero uccisi. Infine decise di istituire dei canili. Sembra che in questi canili venissero nutriti circa 40.000 cani. Tsunayoshi sarebbe diventato famoso come lo shogun dei cani. Il dottor Kaempfer osservò con grande umorismo: quando muoiono, i cani vengono portati in cima alle montagne e seppelliti con le stesse cure che vengono riservate agli uomini. Un contadino che portava faticosamente il suo cane in cima alla collina si lamentò con un vicino sull'anno di nascita dello shogun e l'altro replicò: amico mio, non lamentiamoci. Se fosse nato nell'anno del cavallo, il nostro fardello sarebbe stato molto più pesante. Il dottore venne infine ammesso alla presenza dello shogun dei cani. Dopo un viaggio durato 1 mese e 2 settimane d'attesa, Kaempfer fu molto impressionato dall'esperienza. Fece dei disegni per illustrare i suoi racconti sulla recita del comando. Dopo averci tenuto sotto osservazione per 2 ore, ci ordinò di togliere i nostri mantelli, di ballare, di saltare, di fare finta di essere ubriachi, di parlare dialetto giapponese, di cantare. A richiesta dello shogun dovevamo inventare scenette divertenti ed eseguire una serie di altri trucchetti da scimmia. Kaempfer e il quinto shogun avevano una cosa in comune: erano entrambi molto curiosi. Ma in occasione dell'udienza lo shogun era seduto dietro a un paravento di bambù. Allora chiese a Kaempfer di avvicinarsi al paravento di bambù e di togliere la sua parrucca. Poi gli chiese di danzare e cantare per lui. Kaempfer aguzzò la vista per cercare di vedere quale fosse l'aspetto dello shogun e per vedere le sue mogli che si trovavano dietro al paravento. Ma non riuscirono mai a parlare l'un l'altro direttamente. Lo shogun e il dottore si incontrarono soltanto 3 volte, ma ciascun incontro permise soltanto un breve sguardo sul mondo dell'altro. I racconti di Kaempfer sul Giappone divennero uno dei libri più venduti. Prima fu pubblicato in inglese, poi fu tradotto in olandese, francese e altre lingue, perfino in russo. Fondamentalmente tutta la conoscenza su questo paese fino al XX secolo si basò sulla storia del Giappone di Kaempfer. Il Giappone non desiderava aprire le proprie porte all'Occidente. Il paese era in pace, ma l'economia era in declino. Migliaia di guerrieri samurai senza più privilegi avrebbero tenuto la nazione in un precario equilibrio. All'inizio del XVIII secolo, Edo era probabilmente la città più grande del mondo, con oltre 1 milione di abitanti. Diversamente dalle capitali europee, i suoi cittadini vivevano in una città sicura e pulita, con un programma di riciclaggio avanzato. Le monete di rame fluiscono come la corrente dei fiumi, mentre l'argento si accumula come la neve. Ogni mattina il pesce viene venduto in quantità così ingenti che viene da chiedersi se le risorse del mare non siano state esaurite. In lontananza si vede il monte Fuji, che si erge in tutta la sua magnificenza all'orizzonte. Almeno metà della popolazione di Edo era costituita da guerrieri samurai venuti nella capitale al seguito dei signori daimyo. Poiché non c'erano guerre da combattere, i samurai avevano molto tempo libero, ma avere tempo libero non sempre significa riuscire a goderlo. Il lato negativo della pace per i samurai è che non erano autorizzati a dedicarsi al commercio e quindi videro gradualmente moltissimi ricchi mercanti che potevano fare tutte le cose che desideravano con maggiore facilità, disponendo di più denaro di un comune samurai. Per ironia della sorte, i mercanti che soddisfacevano le esigenze dei samurai erano quelli che ne traevano diretto vantaggio.
Adesso potevano permettersi un'istruzione, sviluppare il proprio gusto, il gusto per la cultura, ed emulare l'elevata classe dei samurai che i mercanti pur sempre ammiravano e invidiavano. Le barriere sociali stavano crollando. Fin dall'inizio dell'era dei Tokugawa, una rigida struttura di classi sociali aveva tenuto ciascuno al proprio posto. Sebbene le classi non dovessero fraternizzare tra loro, le barriere cominciarono a cadere. In determinate situazioni sociali, come ad esempio nei popolari club haiku, dove sia i samurai che i mercanti erano partecipanti attivi, anziché rivolgersi l'un l'altro riconoscendo i nomi di famiglia, ognuno creava per sé un nome di penna. In questo modo evitavano di rispettare le rigide regole richieste dalle rispettive posizioni sociali. Con l'impulso della pace e di un'economia prosperosa, le arti e i divertimenti fiorirono. L'interesse dei samurai per l'istruzione aveva incoraggiato l'interazione fra tutti i gruppi sociali. L'85% della popolazione maschile di Edo era costituito da entusiasti lettori. Nel 1800 esistevano circa 120 o più circoli di poesia haiku. Inoltre c'erano circa 500 librerie e una fervente attività di editoria. Le persone richiedevano libri e informazione, volevano leggere romanzi emozionanti. Alcuni dei romanzi più venduti di quel periodo erano scritti da un mercante che era diventato scrittore e che si chiamava Yara Saikaku. I suoi libri celebravano l'epoca della cultura popolare emergente, un genere completamente nuovo nella narrativa giapponese. Saikaku frequentava le strade di Edo in cerca di materiale letterario per le sue storie, conosceva prostitute e daimyo, oltre che mendicanti e mercanti. Scrisse di tutti loro con sfrontato candore e umorismo volgare, in particolare per quanto riguarda i prosperi nuovi mercanti che cercavano di emulare i samurai. Finché non li conosci meglio, pensi che provengano dalle famiglie più raffinate. Ma vedete quell'uomo con l'abito risplendente? È un fabbricante di colla, commercia in ossa di bestiame e bava di mucca. Ma sembrerebbe che le sue stesse ossa siano il prodotto di una razza pura. Ha dovuto ipotecare la sua casa, i suoi creditori l'hanno portato davanti al tribunale. Se me lo chiedete, vi dico che farebbe follie per passare una notte in città. A Edo, la notte in città spesso significava kabuki, la forma più popolare di intrattenimento teatrale. Per la gente di Edo, gli attori di kabuki erano come oggi i divi di Hollywood. I fan collezionavano delle incisioni in legno dei loro attori preferiti, anche per vedere quali fantastici costumi indossassero sul palco. Se i fan amavano veramente un certo stile o un disegno di un costume, in un batter d'occhio questo diventava l'ultima tendenza della moda. Il teatro kabuki metteva in scena opere romantiche ed eroiche. Una delle più famose, Shushingura, era basata su un fatto realmente accaduto. Un signore daimyo era stato umiliato nel confronto con un funzionario di corte. Lo shogun regnante aveva ordinato al signore di commettere seppuku, un suicidio cerimoniale. Irati per la sua morte, 47 guerrieri samurai fedeli al daimyo vendicarono il suo onore uccidendo il funzionario. Questo pose lo shogun regnante davanti a un dilemma. I samurai avevano obbedito al loro codice d'onore, tuttavia avevano sfidato l'autorità dello shogun. Il popolo implorò clemenza, ma lo shogun non volle ascoltare. Ordinò ai samurai di suicidarsi. Questi samurai avevano vissuto ed erano morti secondo il loro codice d'onore. L'episodio catturò l'attenzione del pubblico come nessun altro prima. Presto questi uomini furono immortalati sul palcoscenico kabuki in un nostalgico tributo a un'epoca passata.
Per loro rappresentava l'ideale del samurai, tanto altruista e devoto al proprio onore e al proprio signore fino al punto di dare la vita. E questo era rassicurante, in un mondo confuso e commerciale, in cui la maggior parte dei samurai passava il proprio tempo a bere e a fare festa, ad andare a teatro, ad essere egoista, proprio come la gente comune. In questo caso i 47 samurai agiscono veramente come guerrieri. Tutti lanciarono un grido di acclamazione. Ben fatto, ben fatto. E questa lode riecheggerà per i secoli a venire per questi fedeli guerrieri. Abbiamo narrato la loro gloria, che si rinnova sempre come le foglie del bambù. L'onore dei samurai vivrà anche in futuro nel mito e nella leggenda. Ma nel Giappone dei Tokugawa non c'erano guerre, non c'era più la ricerca della gloria eterna. Nella vita reale, i samurai avrebbero dovuto trovare un altro sfogo alla loro passione. Come dunque è avvenuto tante altre volte nella storia e in tante altre parti del mondo, anche il Giappone si è riaperto agli occidentali, che hanno spinto per questa riapertura per ragioni commerciali, attirati dalle riserve di carbone e, come abbiamo visto e detto, attirati dall'olio di balena. Lo stesso Melville, in Moby Dick, 2 anni prima dell'arrivo di Perry, scrisse che furono proprio le baleniere a riaprire le porte di questo mondo così chiuso e serrato per oltre 2 secoli. Con noi ancora il professor Calza, al quale chiedo se forse in fondo i giapponesi capivano proprio meglio il linguaggio dei commercianti piuttosto che quello degli uomini di cultura o di chiesa, o no? Ma i giapponesi sono sempre stati e sono molto pratici. Siccome lei mi aveva detto che gli olandesi nel periodo precedente erano stati preferiti ai portoghesi. Sì, perché li avevano aiutati e quindi... Ma poi si parlavano di cose concrete. Della famosa nave, la nave nera che portava poi i carichi. Sì. Indubbiamente nel 1853, quando gli Stati Uniti mandarono una squadra navale nella baia di Edo, i problemi erano proprio quelli del commercio, cioè le navi americane ormai raggiungevano l'Oriente via Pacifico e quindi avevano bisogno di un punto d'appoggio. Il Giappone era, in questa loro traversata transatlantica, il primo punto di arrivo nel continente asiatico e quindi avevano bisogno di basi per rifornimenti di carbone e quindi per iniziare i commerci. E un anno dopo, mentre gli americani erano andati nelle Filippine, nel frattempo successe di tutto in Giappone politicamente e poi lo shogun si rese conto che a queste grandi navi nere del Commodoro Perry non si poteva dire di no. E quindi fu aperto il Giappone. Naturalmente una volta aperto agli Stati Uniti, tutti gli altri paesi ebbero le stesse condizioni di apertura nei porti. In che modo i giapponesi consideravano gli occidentali, così come per esempio i latini o i greci consideravano i barbari? E noi eravamo i barbari per loro? Noi eravamo i barbari meridionali, eravamo chiamati i Namban, cioè i barbari meridionali, perché arrivavamo da sud, ovviamente con riferimento ai primi portoghesi nel Cinquecento e via via tutti gli altri. Quindi portavamo una cultura inferiore, secondo questa visione? Inferiore, però insomma degna di notevole interesse e senz'altro di straordinaria curiosità. La curiosità, lei mi ha detto che è una caratteristica fondamentale. Vediamo al contrario invece, in che modo l'Occidente ha recepito i contenuti dell'arte giapponese? L'arte indubbiamente è stato il veicolo principe dell'assorbimento del Giappone da parte dell'Europa e degli Stati Uniti a questo punto, soprattutto attraverso il lavoro degli impressionisti e soprattutto attraverso l'ukiyo-e, perché l'ukiyo-e è arrivato in Europa diciamo alla fine del Settecento in Svezia, poi è arrivato in Olanda attraverso una raccolta
nell'828, ma sono stati gli impressionisti che hanno riconosciuto la grandezza di questa arte e l'hanno, diciamo, lanciata l'hanno anche assorbita nella loro opera. L'hanno assorbita moltissimo nelle loro opere, soprattutto questa piatta campitura del colore, i contorni così nettamente disegnati e indicati. Hanno recepito molto Van Gogh, per esempio, il senso di rapporto alla natura. Lui scrive delle lettere al fratello Teo di grande ammirazione e meraviglia nei confronti di questo rapporto con la natura. Senta professore, anche i non esperti hanno imparato, grazie tra l'altro a una sua mostra precedente, sempre tenutasi qui a Milano, a individuare in Hokusai un grande maestro, forse il maestro più conosciuto e più apprezzato. È giusta questa indicazione? È il più grande Hokusai? Ma più grande è difficile perché è indubbiamente un gigante dell'arte universale. E senz'altro è stato uno dei più apprezzati fin dall'inizio. Quando prima facevo riferimento a Van Gogh che parla e apprezza così tanto il rapporto con la natura, indubbiamente c'è un punto dove lui fa riferimento a una sorta di cosiddetto testamento spirituale di Hokusai contenuto in un libro delle 100 vedute del Fuji, in cui Hokusai parla che quando lui avrà 110 anni, tutto in lui, un punto, una linea, sarà armonico, e parla molto di questo suo bisogno di esprimere la natura delle cose, degli uccelli, delle piante, dei fiori, e Van Gogh fa riferimento a lui. E poi dopo Van Gogh naturalmente c'è tutto l'Art Nouveau che prende moltissimo dall'ukiyo-e. Io sono poi convinto, come le ho detto, che Hokusai è anche un anticipatore dei cartoon, perché ci sono delle cose di Hokusai come la tigre che lei mi ha detto ha dipinto poco prima di morire a circa 90 anni, che sembra un cartoon della migliore specie, della miglior fattura. Comunque abbiamo visto come appunto il Giappone si può capire attraverso il senso pratico, attraverso la curiosità, attraverso l'arte, ma vediamo un ultimo momento di ricostruzione storica e poi concludiamo la nostra chiacchierata. La cortigiana prepara i propri abiti in modo tale che la sua veste di seta rossa possa aprirsi per svelare un bagliore di pelle bianca. Quando gli uomini assistono a tale visione diventano matti e spendono i soldi che gli sono stati affidati, anche se questo significa il giorno dopo perdere la testa. Ma la maggior parte degli uomini guarda a bocca aperta e con invidia quelli che possono permettersi di pagare il prezzo della cortigiana. Più di 3.000 cortigiane e geishe esercitavano il loro mestiere a Yoshiwara, il quartiere del piacere di Edo. Yoshiwara era controllato dal governo e rappresentava uno strumento efficace per tenere sotto attenta osservazione l'inquieta popolazione maschile. Come soldati in congedo perpetuo, i samurai trascorrevano spesso le ore di ozio spendendo i magri stipendi in queste seducenti illusioni. Yoshiwara era il paese dei sogni per gli uomini di Edo. Era fonte di fantasie, immaginazione, storie d'amore. Era come Hollywood, dove la celebrità è importante. Chiuso da cancelli, da mura e circondato da un fossato, Yoshiwara era una città nella città. Nessun occidentale fu mai autorizzato a esplorarne i piaceri. C'era una netta differenza tra una geisha e una cortigiana. Le geishe erano intrattenitrici professioniste, non si affidavano al sesso per intrattenere gli uomini. Avevano la loro musica, il loro canto, suonavano strumenti musicali e danzavano.
Invece le cortigiane intrattenevano i clienti con la conversazione e con gratificazioni sessuali. Le cortigiane di Yoshiwara rappresentavano l'élite delle prostitute. Se avessero voluto soddisfare le loro voglie sessuali, sarebbero potuti andare in qualsiasi altro posto illegale. Edo era piena di prostitute, ma loro volevano andare a Yoshiwara perché era un luogo prestigioso. Reclutate in giovane età presso le famiglie cadute in povertà, sia le geishe che le cortigiane venivano istruite secondo una meticolosa etichetta e dotate di un magnifico senso dello stile e della raffinatezza artistica. La loro abilità di tenere una conversazione sull'ultima commedia teatrale o sul più recente scandalo cittadino era importante tanto quanto il resto. Le cortigiane e i loro clienti si incontravano nelle case del tè più vicine. Si trattava di raffinati centri d'eleganza e intelligenza, molto simili ai caffè di Londra dello stesso periodo. Partecipare in modo adeguato alle delizie di Yoshiwara era di per sé un'arte. Le cortigiane di Yoshiwara imparavano che erano migliori dei propri clienti. Se un uomo voleva visitare Yoshiwara, doveva prepararsi 6 mesi prima. Doveva comprare una serie di spade della massima raffinatezza. Doveva pensare a cosa indossare, perché la cortigiana aveva il diritto di rifiutare il cliente se non era di suo gradimento, anche se poteva permettersi di pagarla. Quindi l'obiettivo di un uomo che andava a Yoshiwara era impressionare favorevolmente la cortigiana. Quindi, una volta impegnatosi con lei, non aveva il diritto di vedere altre donne. E se lui furtivamente si incontrava con un'altra donna, l'entourage della cortigiana aveva il diritto di punirlo. Gli avrebbero tagliato i capelli, avrebbe dovuto indossare un kimono rosso da donna e sarebbe stato deriso da tutti. A Yoshiwara si coltivavano arte, moda, linguaggio e singolari costumi. Era un mondo che sembrava essere molto distante dalla dura vita reale. Vivere soltanto per il momento, offrendo tutto il nostro tempo ai piaceri della luna, della neve, dei ciliegi in fiore e delle foglie d'acero. Cantare canzoni, bere sakè, carezzarsi l'un l'altra, abbandonarsi alla deriva, senza mai preoccuparsi di non avere denaro, rifiutando di sentirsi demoralizzati, come una zucca che galleggia lungo la corrente del fiume. Ecco ciò che viene definito ukiyo, il mondo galleggiante. Ma la parola ukiyo continuò a conservare il suo significato buddhistico di vita transitoria, della sua provvisorietà. Le sofferenze della vita comunque restavano, in particolar modo per le cortigiane e le prostitute, che avevano tutte determinati problemi. Erano molto infelici, eppure dovevano presentarsi in maniera molto brillante e gioiosa davanti al pubblico. Mi fa pensare alla musica blues nel mondo del jazz, a quel pathos di indefinibile tristezza e languidezza. A questo mi fa pensare la parola ukiyo. Per i samurai che frequentavano Yoshiwara, i tempi stavano per cambiare. Continuavano quotidianamente ad allenarsi per la battaglia, ma senza guerre da combattere, molti si ritrovarono senza uno scopo. I guerrieri di oggi non fanno altro che parlare di donne, del mangiare e del bere, degli attori e delle produzioni di teatro. Le attività di addestramento con la spada e con la lancia sono finalizzate soltanto alle vendette personali. Lo studio dell'arte del tiro con l'arco o delle armi da fuoco serve solamente per dare spettacolo.
Il mondo ristretto dei samurai era in decadenza. Per trovare una cura ai propri mali, alcuni iniziarono a guardare in una direzione poco promettente. Adesso l'Occidente esercitava un richiamo con le sue nuove idee e le sue speranze. Non riuscivo a leggere una parola, ma i disegni delle viscere, delle ossa e dei muscoli erano diversi da qualsiasi cosa avessi visto in precedenza. Il medico Sugita Genpaku non sapeva leggere l'olandese, ma quando incappò in un libro olandese sull'anatomia restò stupito dai suoi disegni. Non aveva mai visto niente di simile nei libri di medicina cinese. Alla metà del XVIII secolo, i libri occidentali, portati in principio clandestinamente dagli olandesi, suscitarono l'interesse di molti scienziati e dottori giapponesi. Sugita Genpaku ottenne dal governo il permesso di eseguire la prima autopsia ufficiale sul cadavere di un criminale per studi scientifici. Il cadavere del criminale era quello di una donna di circa 50 anni. Il vecchio macellaio indicava una cosa o l'altra, assegnando loro dei nomi, ma ad alcune parti non sapeva dare un nome. Quando facemmo il confronto con quello che avevamo visto nelle illustrazioni del libro olandese, tutto era esattamente come nei disegni. Il dottor Sugita e i suoi amici rifletterono sul fatto che fosse una vergogna aver cercato di curare i propri pazienti senza avere una conoscenza reale del corpo umano. Sugita imparò l'olandese per poter tradurre il libro. Il giorno seguente ci incontrammo. Gradualmente riuscimmo a decifrare 10 o più righe ogni giorno. Dopo 2 o 3 anni di duro lavoro, tutto ci divenne chiaro. La gioia che provammo era come quella che si prova masticando una dolce canna da zucchero. Nel 1774 lo shogun concesse al dottor Sugita l'autorizzazione a pubblicare il libro di medicina affinché la sua conoscenza fosse condivisa con altri medici. Questo libro costituì l'inizio di un crescente interesse nei confronti dell'olandese, cosa definita rangaku. In origine la parola rangaku era associata agli studi di medicina. Quando i medici scoprirono che era possibile curare con le nuove medicine occidentali provenienti dall'Olanda dei disturbi che con le pratiche mediche giapponesi tradizionali non riuscivano a curare, crebbe il loro interesse verso lo studio del rangaku. Gradualmente furono introdotti in Giappone altri aspetti del rangaku, quali l'astronomia, la scienza e la chimica. Quasi 100 anni dopo il dottor Engelbert Kaempfer, il desiderio di disporre delle conoscenze occidentali iniziò ad aprire dall'interno le porte del Giappone. Eppure, per quanto le conoscenze occidentali fossero affascinanti per alcuni intellettuali giapponesi, molti altri continuarono a credere che qualsiasi cosa provenisse dall'Occidente rappresentasse una minaccia per la società giapponese. Una recente fonte di danni sono gli studi olandesi. Questi studenti sono stati attratti da nuovi congegni e medicine rare che deliziano l'occhio e incantano il cuore. Se un giorno lo straniero traditore dovesse avvantaggiarsi della situazione e attirare con le lusinghe le persone ignoranti, il nostro popolo potrebbe iniziare a mangiare i cani e le pecore e nessuno potrebbe fermarlo. Questo significa nutrire i barbari nel nostro stesso paese. Oggi i barbari stranieri dell'Occidente, gli organi più inferiori delle gambe e dei piedi del mondo, stanno navigando attraverso i mari, schiacciando altri paesi sotto i piedi, osando coi loro occhi maliziosi e i piedi pesanti sottomettere le nobili nazioni. Che arroganti maniere sono queste?
il Giappone era riuscito a tenere lontani i barbari stranieri per più di 200 anni. Ma adesso, alla metà del XIX secolo, l'Occidente era pronto ad affermarsi. Il Giappone deve affrontare una minaccia strategica su 3 fronti. Dal nord stanno arrivando i russi, dal sud gli inglesi e di recente da est gli americani. Gli Stati Uniti d'America, il nuovo paese, si stavano muovendo. Si sapeva che in Giappone c'erano grandi depositi di carbone e abbondavano anche altre cose, ad esempio le balene. L'olio di balena, che letteralmente oliava gli ingranaggi dell'industria americana, era un affare da milioni di dollari. I cacciatori di balene avevano esaurito le riserve dell'Oceano Atlantico. Adesso l'America si volgeva a oriente, verso il Giappone. Se quel paese dalle porte sprangate, il Giappone, divenisse mai ospitale, tutto il merito sarebbe dovuto alle baleniere. Così scrisse Herman Melville nel suo classico racconto della grande balena bianca che infestava i mari del Giappone. All'epoca in cui venne pubblicato, nel 1851, gli Stati Uniti erano pronti ad affermare il proprio potere. I governanti giapponesi erano coscienti dell'ingombrante presenza che desiderava avvicinarsi alle coste del loro paese. Il Giappone si preparava da decenni all'arrivo dell'Occidente. Era stato istituito uno speciale ufficio di traduzioni in cui venivano raccolte notizie sull'Occidente, venivano tradotti atlanti, vi lavorava una serie di specialisti di affari esteri che conoscevano il mondo occidentale. I consiglieri avevano avvertito di un'imminente minaccia straniera, insistevano affinché lo shogun rafforzasse le difese. Dovremmo costruire navi da guerra. Se i barbari dovessero arrivare sui nostri mari, potremmo distruggerli tutti. Altri temevano che il Giappone non sarebbe stato un degno avversario per l'Occidente. Le loro armi e le loro navi non erano cambiate fin da quando erano state chiuse le porte all'Europa 200 anni prima. Non c'era soluzione. Poi, un mattino, il 2 luglio del 1853, un pescatore locale riportò uno strano fatto. Mi dissero che c'erano delle navi che bruciavano. Corsi sulla montagna per avere una buona visibilità. Le navi si avvicinavano sempre di più, finché la loro forma ci rivelò che non si trattava di navi giapponesi, ma di navi straniere, e che quello che noi avevamo preso per un incendio in mare era il fumo nero che usciva dai loro fumaioli. Queste navi a vapore sovrastavano qualsiasi imbarcazione fosse mai stata costruita in Giappone. I giapponesi le chiamarono Kurofune, le navi nere dall'aspetto maligno. A bordo c'erano circa 60 cannoni e almeno 1 migliaio di americani. Non sbarcarono nel porto estero di Nagasaki, ma nelle acque proibite della baia di Edo, la capitale stessa dello shogun. Nel sentire le cattive notizie lo shogun si ammalò. Secondo molti la causa della malattia era lo shock di sapere che una flotta di navi straniere era sulla soglia. I suoi consiglieri cercarono di gestire la crisi. I messaggi arrivavano uno dopo l'altro. Tutto sembrava così improvviso, così formidabile e così importante. Venivano emessi ordini affinché si facesse buona guardia, come se ci fosse la possibilità che questi vascelli barbari potessero sferrare attacchi violenti. In una disperata manifestazione di forza, lo shogunato inviò una sua flotta per circondare le navi americane. L'ufficiale giapponese ordinò agli americani di andar via. Il loro comandante, il commodoro Matthew Perry, ignorò l'ordine. Ero cosciente del fatto che dovevo essere più altero possibile, così avrei potuto essere più esigente e avrei ottenuto il rispetto da parte di questo popolo formale e cerimonioso.
5.000 guerrieri samurai armati di spade e cannoni antiquati si allinearono sulle spiagge. Ancora una volta il loro comandante in capo ordinò a Perry di lasciare la baia di Edo immediatamente. Il Commodoro si rifiutò di farlo. Mi sforzai di inculcare loro l'idea che il governo degli Stati Uniti fosse superiore al Giappone per potenza e influenza. L'onore della nazione lo richiede e gli interessi del commercio lo esigono. I giapponesi guardavano gli equipaggi di Perry dalle spiagge, vedendo che si preparavano all'azione. Le armi erano pronte. Perry approdò sulla spiaggia. Il Commodoro presentò i suoi documenti e diede il suo ultimatum. Sarebbe tornato in seguito e al suo ritorno si aspettava di trovare il Giappone favorevole alla richiesta americana di aprire il paese al commercio. In caso contrario, era pronto a prendere il Giappone con la forza. Sarebbe tornato in primavera per avere una risposta. Poi lui e la sua flotta lasciarono la baia di Edo. Il loro comportamento e la maniera di esprimersi erano estremamente arroganti e l'offesa che ne derivava alla nostra dignità nazionale non era piccola. Quelli che ascoltarono queste parole non poterono fare altro che digrignare i denti e soffrire in silenzio per questa offesa. Dopo il ritiro dei barbari, una persona tirò fuori la propria spada e ridusse in pezzi il ritratto di Perry. Perry era molto temuto. C'erano ritratti di Perry raffigurato come il diavolo e delle sue navi che vomitavano fiamme. Tutto questo servì a stimolare l'isteria di una parte del popolo giapponese. Allo stesso tempo Perry suscitava fascino, come anche le sue navi. Queste enormi navi che nessuno aveva mai visto prima. Anche le prodezze tecnologiche degli americani suscitavano grande interesse. Per complicare la questione, lo shogun era morto e il suo successore non era mentalmente a posto. I consiglieri si occupavano del governo, ma non riuscivano a raggiungere un accordo. Il capo del consiglio decide di fare un sondaggio tra tutti i daimyo del Giappone. Come deve agire il governo? Si tratta di una pesante rottura della tradizione. L'autorità deve occuparsi di relazioni estere. Il titolo che adotta lo shogun è il Grande Barbaro, il generalissimo da reprimere. Eppure, ecco il capo del consiglio che chiede ai daimyo cosa deve fare. Spiccarono due posizioni. Una era quella di discutere sull'apertura del paese. Gli americani non capiscono l'etica dell'umanità e della giustizia. L'unica scelta possibile è quella di iniziare a commerciare con loro. L'altra posizione era quella di riverire l'imperatore e di cacciare i barbari. Gli americani sono venuti per conquistare il Giappone, quindi se non li cacciamo adesso, seguiranno altre potenze straniere. Siamo in una situazione pericolosa. Mentre il dibattito infuriava, lo shogunato restava incerto. Alla fine dell'anno si arrivò a compromessi di scarsa convinzione e tentativi inadeguati di preparare la difesa delle coste. Poi, a febbraio, Perry ritornò, prima del previsto. Questa volta la sua manifestazione di forza fu ancora più minacciosa. Arrivò col doppio di navi e di uomini. I giapponesi erano stati disonorati, ma non avevano mezzi per difendere la propria dignità. L'unica loro speranza era la trattativa. Non appena Perry scese a terra, iniziò il negoziato. Si andò avanti fino a notte fonda e per i successivi 23 giorni. Alla fine, il negoziato portò a un compromesso che difendeva gli interessi di entrambi i paesi. Perry ottenne quello che voleva, ovvero stabilire un rapporto tra Stati Uniti e Giappone.
Lo shogun non dovette cedere il controllo sulle relazioni estere, decidendo di non aprire il Giappone a un commercio senza regole. Non sono sicuro che il governo abbia avuto la reale possibilità di scegliere tra la pace e la guerra. Si potrebbe dire che il Giappone decise di aprire i rapporti con l'America e con l'Occidente solo per debolezza. Fu presa una decisione pratica, riuscendo così a mantenere l'integrità e la sovranità territoriale del paese. Prima di firmare il trattato con Perry, lo shogun organizzò un ricevimento, requisito necessario per condurre trattative commerciali. Quest'usanza in Giappone esiste ancora oggi. I lottatori di sumo mostrarono la loro forza. Il primo invitò Perry a dargli un pugno sullo stomaco. Un altro lottatore sollevò 2 enormi sacchi di riso sulla testa per mostrare la propria forza. Perry offrì champagne e whisky. Portò ai giapponesi dei doni, tra cui un telegrafo, una macchina fotografica e un modellino di ferrovia, che suscitarono particolare interesse, essendo cose che i giapponesi non avevano mai visto. Gli ingegneri giapponesi fecero subito dei progetti per farne delle copie. Tre giorni dopo, l'accordo era stato firmato. Non molto tempo dopo il Giappone firmò accordi commerciali con la Russia, l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda. Ma nonostante gli accordi con l'Occidente, la dinastia Tokugawa aveva i giorni contati. La classe dei guerrieri non controllava più il destino della società giapponese. Dopo circa 10 anni, la classe dei samurai fu ufficialmente sciolta. Tuttavia, l'etica dei samurai sarebbe rimasta indelebilmente scolpita nella cultura giapponese. Nel 1868 il 15° shogun abdicò. Questo segnò la fine del dominio della famiglia Tokugawa dopo 265 anni. Aveva così inizio l'era moderna del Giappone. Dopo tanta storia col professor Calza cerchiamo di capire qualcosa dell'attualità, del presente. Come tutti i divulgatori io sono costretto, quando parlo del Giappone, a dire un paese in cui convive tradizione e modernità, addirittura un paese che riesce a guardare contemporaneamente al passato e al futuro più avanzato, spesso anche, come dire, precedendo il resto del mondo occidentale. È così o è una banalità? No, no, non è una banalità, è senz'altro un fatto che il Giappone riesce a far coesistere le sue tradizioni più antiche e qualche volta anche più complesse con il futuro, per non parlare ovviamente del presente. Certo. Perché le reinterpreta? Perché reinterpreta continuamente il passato. Quindi il passato non è lettera morta. Quindi non è un paese conservatore. È un paese anche conservatore. Che però rielabora. Che però rielabora. Un esempio. In Giappone coesistono più religioni, ma alcune di queste religioni sono entrate dopo. Il buddismo, per esempio, è entrato in un momento successivo agli inizi della storia giapponese, ma non ha soppiantato la religione precedente, che continua a rimanere la religione primigenia. Lo shintoismo, diciamo. Lo shintoismo. L'imperatore è il sommo pontefice della religione shintoista, ma l'appartenere, diciamo così, alla chiesa shintoista, che è antecedente a quella buddista, non vuol dire che non si debba essere buddisti. Si può praticare entrambe. E quindi a un certo punto lo shintoismo è stato anche rielaborato. Allora lo stesso succede anche con le forme della cultura, della tradizione. Il grande romanzo della letteratura giapponese, scritto da una dama di corte, Murasaki, intorno all'anno tra il 1000 e 1010, è stato più volte rielaborato, reinterpretato. Molti di grandi scrittori del secolo scorso si sono cimentati nella
resa in giapponese contemporaneo del Genji, come Tanizaki per esempio, che lo ha tradotto in giapponese moderno. Forse tradotto non è la parola esatta, ma insomma lo ha trasformato. E quindi tutto questo fa sì che la tradizione rimanga viva. Per quanto riguarda invece il futuro, io mi permetto di un ricordo personale. In Giappone vidi i videotelefonini, quelli anche con la macchina fotografica inserita, 2 anni prima che arrivassero in Italia e in Europa. È il segno che il Giappone è veramente avanti a noi, è destinato a fare da battistrada dal punto di vista della tecnologia diffusa? Dal punto di vista della tecnologia diffusa, forse in un certo senso sì, non so se è destinato a fare da battistrada per la ricerca. Per la ricerca, perché il Giappone è un velocissimo interprete delle tendenze che poi lancia immediatamente. Applica, ma non inventa. Ho visto anche tantissimi giovani che si tingono i capelli dei colori più diversi. È un segno di rottura o secondo lei, secondo gli studiosi e conoscitori del Giappone, si mantiene questa tradizione di gradualismo e di adattamento? No, è senz'altro un segno di rottura. Ci sono molti segni di rottura all'interno del Giappone, però bisogna tenere presente che ciclicamente il Giappone ha, diciamo così, apparentemente rotto con la tradizione e poi l'ha recuperata. Si è aperto, ha come perso se stesso apparentemente e poi invece si è ritrovato. Ci sono stati, lei prima in un'altra occasione ha citato la chiusura del Giappone, per esempio al cristianesimo e agli occidentali, e questo ha consentito al Giappone di rielaborare una sua cultura. Quella del mondo fluttuante è indubbiamente una grossa parte di questa nuova cultura che ha rielaborato e aprirsi di nuovo. Quindi c'è questo movimento. In questo momento siamo senz'altro in una fase della storia giapponese in cui c'è una crisi di rigetto di quella tradizione, anche di quella concezione della società che ha portato il Giappone poi alla crisi, da cui forse adesso comincia a uscire, ma che indubbiamente è stata terribile, molto dura. Economica, sociale. Un'ultima domanda a cui non chiedo, come dire, una risposta particolarmente elaborata, una battuta. Si dice anche che siamo comunque così diversi che siamo destinati a non capirci mai fino in fondo. È vero? Ma questo proprio non lo so dire. Perché lei pensa di conoscerli veramente fino in fondo i giapponesi? Io no, assolutamente no, ma temo di non conoscere fino in fondo neanche veramente me stesso. Grazie professor Giancarlo Calza, vi ricordo la sua splendida mostra a Palazzo Reale fino al 30 maggio proprio sul mondo fluttuante. L'arte, lo abbiamo visto, è uno dei modi migliori per capire la storia di questo paese, comunque importantissimo nella storia del mondo e anche per il futuro del mondo. Grazie per averci seguito e grazie per aver seguito anche la nostra maratona dedicata al Giappone sulle frequenze di MT Channel, il canale tematico satellitare della Macchina del Tempo. A presto, arrivederci.